Salve a tutti, ben ritrovati. Questo video serve per farvi vedere come si personalizza il quadrante di Metatron. È lo stesso modo per personalizzare altri quadranti che vi metteremo a disposizione come questo di Aqua Deprog e gli altri che stiamo preparando adesso, il prog. Dal nostro canale Telegram avete scaricato i 2 file PDF, li avete stampati. Sicuramente questo lo dovete stampare. Questi è facoltativo perché ve li leggete con calma. Questo è uno scaricatore che stiamo preparando. Questo lo conoscete. Adesso andiamo a vedere come personalizzarlo. Ci vuole un po' di musica, come questa che sentite in sottofondo. Ve le lasciamo da scaricare, anche questa, per meditare. Tutto lo spazio di lavoro deve essere pulito, possibilmente verso nord, con 2 tipi di matite. Una punta sottile per i bordi e l'altra eventualmente per riempirla. Dovrei far silenzio, non parlare, ascoltare solamente la musica, liberare la testa e avere solo un pensiero, quello di andare a personalizzare. Ora io metto sotto dei fogli perché il tappetino non è sufficientemente rigido, anzi questo qui è perfetto. Questo è perfetto. Una cartellina. L'importante è che sia con meno scritte possibili, rigida. Il primo vi consiglio di riempire le lettere in questo modo. Usare una lente eventualmente se vi serve. Se sbagliate potete usare la gomma e andare a rifinire dove fate un pochettino più fatica a controllare la punta più grande. Oppure potete partire dai bordi secondo come vi trovate meglio. Se siete abituate, allora io vado bene anche con la punta sottile direttamente. Però diciamo che con la punta un pochettino più grande, morbide, tutte morbide, il riempimento è un po' più veloce. L'importante è che sapete che diventerà vostro. E come firmarlo?
Poi se vedete che ci manca qualcosa, non serve che sia perfetto, Potete iniziare da qualsiasi lettera, non importa. L'unica cosa che importa è che sappiate che questa operazione qui viene fatta solo per un motivo. E questo vale sia per gli esperti che per le persone che stanno appena iniziando. State personalizzando un quadrante. Questo tipo di tecnologia non tentate di chiamarla in qualsiasi altro modo che fisica quantistica. Possiamo dire forse la legge d'attrazione, ma neanche quella, perché questa qui è fisica quantistica. Questo quadrante qui va alle origini del codice di creazione della materia. Potete dire quello che volete, potete saperla lunga, corta. Questo è la base di tutta la creazione. È la base di tutti i quadranti che poi sono venuti dopo gli egizi. Non tentate di chiamarlo in un altro modo. Questo è un quadrante di fisica quantistica. A che cosa serve? Serve per far ritornare o per, resettare o riequilibrare l'acqua, tutto quello che è edibile e anche l'ambiente. Perché come questo lo potete mettere in esposizione come un quadro. Fa il suo lavoro. Comanda lui come se ci fosse una musica che riporta al tempo prima degli egizi l'ambiente. Continuiamo. Chi magari non ha una lente, va bene anche un paio di occhiali. L'importante è che non mi vada a fare l'ingrandimento col telefonino, perché vicino non ci deve essere nulla. Poi magari col telefonino vado a controllare se non vedo bene. Finito, ma non è detto. Posso fare una misurazione. Io l'ho fatto un pochettino veloce, ho parlato. Le condizioni non sono il massimo perché c'è comunque una ripresa, molte luci e devo chiedere se questo qui è andato a buon fine. Prima chiedo se posso misurare.
sono a posto verso il cielo, sono a posto con la terra, il luogo è giusto? Mi dice sempre sì. Lo fermo e concluso. Ok, il programma di personalizzazione è concluso. Gomma, eventualmente se sbavavo. Questo è il risultato. Una volta finito, una volta personalizzato, cioè questo è diventato a uso mio personale. Difficilmente può usarlo un'altra persona perché è mio. È mio a tutti gli effetti. Risuona meglio quello che voglio. Risuona meglio a quello che posso fare. La mia salute, la mia acqua, le mie programmazioni e tutto quello che abbiamo detto è quello che c'è scritto nel PDF. Poi, eventualmente, possiamo andare a plastificare. Lo possiamo tenere in una cartellina, tirarlo fuori quando ci serve, addirittura lasciarlo dentro una cartellina trasparente e misurare se è possibile usarlo con quella cartellina. Oppure valutare di andarlo a plastificare, misurare se vado dal tabaccaio sotto casa a vedere se è possibile plastificarlo. In questo caso, se io dovessi andare qui sotto casa a plastificarlo, va bene. Vado da un'altra parte e io mi sto già immaginando dove devo andare, già mi dice di no, perché è un centro commerciale. Giusto per farmi capire, se avete la possibilità o di costruirvi il biotensolo, quello per studenti, che è molto più sensibile, vedete com'è veloce? Questo è quello senza peso, è velocissimo. Dopo ritorneremo più avanti a fare qualche video a riguardo. Per usare, ve lo anticipo, si può usare il pendolo. Io senza chiedere niente vedo da che parte gira. Io non gli ho fatto una domanda e mi sta girando in senso antiorario. Prendere un po' più preciso, E la situazione cambia. Mi sta dicendo sì. Attenzione, questa tecnologia non è detto che piaccia a tutti, perché a chi piace sfegatatamente il mondo egizio probabilmente avrà delle difficoltà a lavorare con questo tipo di quadrante. E il test kinesiologico, che può essere quello di forza, che può essere fatto con le dita, in questo modo io chiudo le dita forte e vado a vedere quanto sono resistenti su questo quadrante. Mi sposto dal quadrante o tolgo il quadrante e vado a vedere quanto perde di forza la mia stretta. Bisogna essere molto bilanciati per fare questa prova, perché insomma, fatela un po' di esperienza, non è sempre uguale. Quella più comune è fatta con le dita, con quanta forza mi scivolano le dita, oppure in test di equilibrio su un piede solo, sulla punta, o semplicemente andare avanti, che significa buono, andare indietro, che significa cattivo. Con questo anticipo vi saluto e
Se avete domande, sotto il post, sotto il video. Un saluto a tutti. Ciao.